Anora è una ballerina erotica e prostituta. La sua vita cambia totalmente quando incontra, frequenta e poi sposa un giovane cliente ricco di famiglia. Quando la notizia arriva ai genitori di lui, il matrimonio va annullato e il ragazzo scappa. Anora inizia a cercarlo. Bentornati e benvenuti su Wikos, gente. Io sono John Mira e oggi recensisco Anora di Sean Baker. Prima di tutto vi ricordo di seguirci su YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok e Twitch. Oltre a recensioni di film e serie TV trovate vari contenuti e ne arriveranno ancora tanti. Anora. Allora ragazzi, sono un pelo perplesso. Faccio presente che io e Luke Creep eravamo a Los Angeles quando il film era in sala. La pellicola arrivava forte al Festival di Cannes dove ha vinto la Palma d'Oro. E il film portava molta gente in sala, ma notavo soprattutto che il pubblico sembrava molto soddisfatto. Inoltre il marketing sottolineava quanto questo film sia sorprendente, un grande film, eccetera eccetera. Io ho una sola domanda. Perché? Perché tutta questa esaltazione per Anora? Non voglio essere arrogante, né lamentoso, né cattivo a gratis. Benissimo che la gente vada al cinema. In generale, da amante del cinema, voglio vedere quell'ambiente sempre pieno. E ben venga che un film piccolo incassi tanto. E sottolineo che Anora la reputo una buona pellicola, ma non un grande film. Non sono arrabbiato come spettatore, ma come detto sono un po' perplesso. Perché quello che mi trovo davanti è un buon film, ma non bellissimo secondo me. E questa è colpa poi dell'aspettativa formata, la critica super positiva continuamente. Il film dura troppo, quasi 140 minuti sono troppi, la prima ora si sente, soprattutto tutta la parte a Las Vegas e parte di quel minutaggio prima che i due si sposano, il montaggio e la regia che ci fanno vedere come i due si conoscono sempre meglio, che passano il tempo assieme con gli amici. Quella parte è troppo lunga. Forse è fatto di proposito, rilassare un po' lo spettatore e poi scuoterlo quando la situazione degenera, perché il cambio di rotta si sente. Forse è stata una scelta registica. Infatti per me, da quando la ragazza si trova da sola, abbandonata dal giovane marito e in balia dei sequestratori, il film impenna. C'è molto più ritmo, ma soprattutto la vicenda si fa molto più interessante. Inizia una sorta di caccia all'uomo in salsa ironica. Tutto diventa più dinamico. Inizia un susseguirsi di situazioni dove conosciamo meglio alcuni personaggi intorno alla ragazza e vedremo il suo cambiamento interiore. La protagonista ha iniziato il suo viaggio molto prima, ma da qui man mano inizia a cambiare anche la percezione della situazione in cui si ritrova e conoscerà meglio chi la sta scarrozzando in giro. L'atmosfera è carina, bella quella di alcune sequenze esterne, belli i titoli di testa, la fotografia è molto buona. Questo è il lato tecnico che ho preferito. Alcune idee visive sono belle, ma anche qui, dove nei primi 45 minuti sembra tutto molto standard, poi ho visto più inventiva nel secondo tempo, molta telecamera a mano, le riprese così a me piacciono parecchio. In questo tipo di cinema urbano funziona molto. Per quanto riguarda i contenuti della pellicola, sostanzialmente la prima ora è un mix tra Pretty Woman e la favola di Cenerentola, che infatti viene citata nel film, con linguaggio e situazioni adulte. Quando diventa un film on the road si fa più serio, con siparietti ironici e situazioni divertenti, e man mano arriva anche il lato drammatico. E man mano la sceneggiatura vuole smontare la storia di Cenerentola. Quando la favola finisce e comincia la realtà, non c'è un vissero per sempre felici e contenti, ma c'è altro dopo. Questo perché la giovane coppia ha bruciato varie tappe di fretta, corre verso il matrimonio, quando invece certi passi si devono fare riflettendo e prendere seriamente queste scelte importanti che ti cambiano la vita. Inoltre l'amore o il partner non si possono comprare, non si può fare tutto per soldi, e che il ragazzo giusto forse lo puoi incontrare in una situazione molto incasinata della tua vita e non è ricco di famiglia. Nasceranno altre relazioni tra i personaggi che sono più interessanti di quella principale. La scrittura sottolinea e critica questi argomenti, li tira in ballo con varie situazioni, punta il dito su alcuni stereotipi delle coppie di nuova generazione, ma anche sulla più classica delle favole. Buone idee di sceneggiatura, rese nella maggior parte bene, fino ad arrivare ad un epilogo anch'esso troppo lungo, che si prende i suoi tempi, ok, ma la pellicola rallenta parecchio dopo il buon ritmo centrale. Sul finale mi sono detto anche per un paio di idee di regia e di sceneggiatura. Del cast spiccano Mickey Madison e Yuri Borisov. Lei è brava nei momenti drammatici ed è molto carica nelle varie discussioni con i personaggi. Lui è stata una sorpresa, parla poco ma funziona molto bene nel personaggio che interpreta. Sono poi i personaggi meglio descritti nella vicenda, circondati da attori che fanno un buon lavoro in generale. Essendo negli Stati Uniti ho visto il film in originale, il cast che interpretava personaggi dell'Est Europa ha fatto un bel lavoro con gli accenti. Non so se è così anche nella versione doppiata qui. La regia di Baker funziona in vari momenti, ma come avrete capito il ritmo è altalenante, si è voluto soffermare troppo su alcune situazioni iniziali, si dilunga troppo anche in chiusura. Alla fine quindi, Anora è un buon film o un gran film come dicono in molti? Per me non è un grande film, è una buona pellicola con alcuni contenuti interessanti, dei buoni momenti e un buon lato tecnico, una regia con alcune scelte discutibili e un minutaggio eccessivo. Non voglio fare quello che rema controcorrente, credo di avere un pelo di buon gusto e quanto ti può piacere un film è anche soggettivo, ma va fatta una distinzione tra un buon film e un grande film secondo me. E infine sembra che Anora possa anche fare una bella scorpacciata agli Oscar.
Vedremo. Voto 7. Con le aspettative alte credi di vedere un film che ti lascia un segno, che ti colpisca e che te ne ricordi per un bel po'. Purtroppo già me ne sto dimenticando in parte. Voi cosa ne pensate di Anora? Mettete mi piace, commentate e condividete questo video. Alla prossima!